Guarda come sta capitalizzando, non rischia niente, sta facendo giocare safe, ma sta dando il massimo a livello di danni. Signori, Dyna flusso su Reshiram sotto Rain. Il danno è veramente importante, con un crit però, con un crit, attenzione. A sua volta Lori con i suoi volt switch continui, però appunto guarda occhio, lì, occhio a Viso Grimdark. Truce, signori, che parte sì. in priorità con burla e manda -2 la velocità di Reggie e Lecky per farlo stare sotto il primo pulsar di Kyogre che hitta entrambe le slot. Ciao ciao Reggie e Lecky, ciao ciao Tinky Winky, ciao ciao Lauri. Crit, direi influente fino a un certo punto. Che primo game assurdo, Collin lo meritava però, Sì. Tira fuori da Max Steel Spike che boosterà le difese e colpisce Among Us, quindi che Among Us non ha fatto Rage Powder. Quindi va a fare a Max Steel Spike, sicuramente interessa più a Shoma, colpire per tirare giù Among Us che può diventare un problema. Va di terremoto, si attiva Telepatia e colpisce Among Us e Calyrex. Calyrex prende una incredibile colpo e arriva il crit. Questo è un crit decisamente influente. Sì, è così, contro Bemotta, perché la telecamera ha fatto un leggero zoom out e questo segnala in teoria che è Thundurus, esatto, il target della spada. Crit? Sì. Holy schmoly! Un crit che cambia tutto, perché quel che ho appena detto 5 secondi fa sullo scambio di Dynajet non avverrà qui. Se infatti non mi sorprende, Kimura fa una bella Dynajet sulla slot di Zacian, si va a +1 di speed, ma non può fare altrettanto il lupo di Oriol Plaza. Partita non in salita, di più si apre una voragine sotto i piedi dello spagnolo. 56 per la precisione. Arriva il forza lunare di Whimsicott sulla slot di Calyrex. Crit. Un critico, l'ennesimo collezionato da Kimura. Schegge astrali, doppia kill. Si pulisce il campo. Crit totalmente inutile, Sì, questo ovviamente, certo. Però è sempre bene magari sottolineare tutti i danni in campo. Arriva la fanghiglia nella faccia di entrambe le slot. Vediamo un po', arriva il drop. Crit su Yveltal. No, niente drop. Lancia glaciale. Kyogre andrà giù. No, Crit? secondo me no. E invece sì, bravo, mamma mia, sei l'uomo dei danni. Bravo, non pensavo. Pensavo che 60 PS li potesse fare. È charmato, di Glacial, a -2. però hai ragione, c'è il charm. No proprio. Arriva il bruciapelo sulla slot di Zacian che non potrà muoversi in questo turno. Un crit pardiniano. Il Pardini ride perché intanto è il dei due. L'unica cosa importante di questo attacco da parte dei Groudon è la speed. Entrambi i giocatori conoscono a questo punto, probabilmente a meno che non si tratti di Tai, della speed di uno e dell'altro. Stato crit su Groudon e crit su sì, Incineroar, quindi doppio crit che Peng pesca inutilmente. Ha praticamente vinto la lotteria con il primo biglietto, ma il premio in palio sono 50 centesimi. Bravissimo Peng, un applauso per lui. Kozuka, invece di avere la roccia più potente, cioè Stone Edge, ha una mossa da control e infatti arriva la Max Questo danno è Rockfall. interessante, questo danno è molto interessante. Che arriva il KO. Arriva il KO, one hit KO col crit. Infatti sono stato in silenzio per un attimo perché ho atteso fino all'ultimo. Perché il Landorus AV probabilmente, comunque che è un'ala Life Orb, quel danno doveva reggerlo Charizard. Assolutamente sì, anche perché lo stavamo dicendo prima, la mossa fisica, la Dynajet fisica di Lando non aveva fatto troppi danni a Zacian. E ti faccio notare che non c'è Landorus, quindi non c'è Intimidate per Hirabara per contenere Zacian. Non è un matchup da Landorus, no, perché Kyogre e Rillaboom tengono abbastanza sotto scacco lo stesso. E Thundurus farebbe comunque bene, quindi non è super safe portare Landorus. Torna Gastro. Oddio, Grassy Glide sulla slot di Gastrodon che è appena entrato. Un libro aperto. Hirabara viene sfogliato. Il crit non serve. La pagina è: amico mio, ti insegno i Pokémon oggi. Sacred Sword, ma è a -1, non fa niente. Zacian di Bonanomi si fa una risata, affila la spada perché gode. Stiamo per vedere un altro Pokémon andare KO. La risposta è ovviamente sì. Vogliamo un altro 4-0, amici? E tirare giù Zacian per Sciuppa Grossa è una cosa fondamentale. E qui, ragazzi, entrano in gioco i dot. Entrano in gioco i dot di sicuro. Ma vediamo, perché Water Spout rischia di non bastare, per via del sole. Invece no, ok, viene giù Charizard grazie a un crit. Sì. Grazie a un crit, perché 140 HP sotto sole a un Charizard bulky non è
non è scontato arrivino, soprattutto perché ricordiamo che il Kyogre non ha il boosting item, non ha l'item che gli aumenta i danni, ma un item difensivo come l'assolto. Un altro Water Spout, di nuovo sotto sole, e i danni, come potete vedere, sono davvero davvero bassi. Per questo dicevo che Zard, questa addirittura ha preso l'abbonamento, ragazzi. Quindi niente giocate conservative. Arriva la Weather Ball che diventa Max Flare. Sotto sole fa malissimo. Zacian va KO. Crit servito? Non penso che serva questo crit, soprattutto perché è Life Orb. No, non serve questo crit. Potrà poi entrare successivamente Incineroar a intimidire lo Zacian di Spuntarelli. Qui arriva un close combat con un crit che non serve assolutamente a nulla. Sarà interessante da capire se dovesse arrivare, intanto che qua prende la kill sicura su Kyogre. Infatti è così. Ma qui secondo te avrebbe fatto qualche differenza Shedinja? Kyogre è giù, l'Incineroar è giù. C'è però l'Incineroar di Spuntarelli che può questa brucia. Porca che danno. Ecco, questo un critical hit, signori. Questo conta. Questo conta tantissimo, come la kill di prima, quindi mi sento di dire che sono pari i due giocatori. Qui attenzione perché Torkoal comunque può usare bravo Robertino, bravo Robertino, installare questi 2 turni di Trick Room. Attenzione arriva l'Eruption. Vediamo i danni, qua si fa tanto, qua dipenderà tanto dall'esito di questa partita. Il danno è buono, il danno è buono. Arriva Water Spout. Ottiene che è V. Sotto sole. Sotto il sole di Lecky lo tiene benissimo. Arriva la Lightning, arriva su Kyogre. Arriva il Parente! Robertino Parente! Il crit, giusto così! Giusto il crit, giusto, è giusto! È giusto così! Non ci importa se è servito o meno, è giusto! Non mi interessa! Robertino Parente, mi fai sognare! Dyna Tenebre strizzano il corpo di Lunala. Mamma mia, sì, ciao, questo è il 25% del danno. Lo shield si sarebbe disintegrato. Attenzione, crit, però comunque dobbiamo contare che questo è il per 1.5 del 25%, quindi un danno un po' spaccacervello. Qua Groudon non so se sia andato di Rockfall nella slot di Moltres, ma mi sembra strano. Oppure voglio andare di Quake reggendo il Water Spout su Kyogre e prendere la kill. Infatti ha preso un altro crit, mi sembrava questo è un altro crit. Quindi infatti va di Quake, però mamma mia. Arriva il Dynasisma sulla slot di Kyogre. Questo è un crit per forza perché a -1 questo danno non ha senso. Quindi restituisce il crit. Mia. Ci sta, ne ha fatti 2 del Pidio. Mamma mia. Quindi restituisce il crit proprio al suo rivale Kyogre. Va giù il Leviatano di Hoenn. -3 per Groudon? Sì, -3. -3 per Groudon con questo Intimidate. Lunala, vabbè, non ha importanza sul Pokémon leggendario numero 2. Infatti. Protezione, sì, arriva il Preservatium Z di Kimura. Precipice Blades che non colpiscono la slot di destra e invece faranno danno sulla slot sinistra, però con un -3. La pesca. Crit. Secondo me la pescava comunque. -3. È un Groudon. Spread move. È un Groudon spread move super efficace. Secondo me poteva prenderla. Raffalo su Gastrodon. Sì, ma questo, che danno, questo è un crit, no, sì, per sì, forza. Arriva il Carineria, vabbè, non influente, non influente, la partita era chiusa lo stesso. Abbiamo il fake out sulla slot di Golisopod, un crit che lascia il tempo che trova. Sì, arriva Rockfall. Sì, perché Kyogre è switchato ora, è entrato proprio. È switchato, vabbè, hai ragione, sì, con lo switch in adesso, perdonami. Quindi abbiamo la Rockfall che colpisce e manda KO con un crit che non credo serva. No, perché no. Life Orb più tutto il potenziale offensivo che abbiamo visto prima, non credo. No, abbiamo visto 50% prima sotto Protect, per cui più di 50% prima sotto Protect in Dynamax con il recoil della Orb e della Sand. Questo non basta. Per limare il matchup contro questo Groudon che ha Bulk Up, e qui con il precipizio, piki, come dice il buon Saidonia, viene giù Zacian, il crit ininfluente, ragazzi, ovviamente. E qui direi che Edoardo Cugna possiamo dire che se l'è portata a casa, Pietro. No, assolutamente. Dominio totale. Qua arriva Flamethrower, kill ovviamente Zacian e poi Incineroar contro Pori con 2 palchi. Vabbè, ma può fare 47 Chop, intanto può andarsi a prendere un caffè, Polchua. Il Kyogre di James Bike va ancora con una Max Lighting, è più veloce del Kyogre di Mega Rattle, lo ha dimostrato più volte, lo vediamo anche adesso, e il Kyogre di Mega Rattle va giù, crit ininfluente, potremmo dire un po' pardiniano, e infatti Zacian, attenzione, non viene giù, lo Zacian di James Bike, questo, attenzione,
4 HP. Vediamo cosa farà James Beck. Attaccherà Thundurus che rischia di venire giù. E infatti è così, Thundurus viene giù. Crit? Xella, io mi sono azzittito perché Allora, cioè, parliamoci chiaro. Questo Tundu è molto offensivo. Sì. L'abbiamo visto dai danni, ha fatto la Knuckle pensando di prendere la kill. comunque le voglio anche io queste switch. I Pokémon rimangono a un HP, i crit. E invece no, Ci siamo dimenticati di una cosa. Quel Grimmsnarl Sì. è Light Clay. Ok. Il Reflect è ancora su. E quindi il Quindi crit è importantissimo. E quindi il crit è importantissimo. Infatti non moriva mai quel Thundurus, ragazzi. Mega Rattle, e qui arriva il Thunder in previsione di Mega Rattle, di un Helping Hand. Bravissima Mega Rattle che tira giù il Kyogre. Il crit questa volta dall'altra parte di Mega Rattle. Questo è uno scontro di crit, Pietro. Sì, assolutamente. Crit qua che influenza sicuramente. Se quel Kyogre non è Modest, potrebbe aver influito anche qui. Lo zampino dell'Axe torna a farsi vivo. Shadow Glow sulla slot di Lunala. Oh! Questo è un Crit! Sì, E questo godo, serviva. e godo. Questo serviva. Non si dice ma Questo godo, serviva. e godo. Questo Sì, è serviva giusto, doppio tutta la miss. vita. Ma qua arriva il Behemoth di Edoardo Cugna che, ragazzi, finirà un po' questa partita giocata benissimo, aggiungerei. Arriva il crit. Quello Zacian era meno Era 1. meno 1. Quello Zacian era meno meno 1. uno, è vero, È Pietro. vero la Phantasm, ma la erba chiara Infatti, aveva pulito il drop in bravissimo, difesa da parte bravo, di perché Polchua. infatti c'è stato un momento in cui mi sono rallentato e ho detto, ma infatti c'era l'erba chiara. C'era l'erba chiara che aveva riportato a più 0 e sappiamo che quel Kali-Ice avrebbe retto quella Behemoth. Partita stupenda, difficile. Mi dispiace solo non aver visto se, qualora fosse entrato Trick Room in una Sì. situazione così difficile, sarebbe riuscito Chua a ribaltarla. Cugna l'ha meritata tantissimo, Assolutamente. aveva la partita in mano al 90%, ma avrei voluto vedere gli ultimi turni di Chua, fin dove sarebbe arrivato a Assolutamente. pescare. Cugna Ha giocato benissimo. Electro Web però si va ad aria, si fa speed danno! control e danno assurdo con Transistor. Uh! Crit, ecco perché. E ricordiamo che la speed è dinamica, quindi Groudon ha sì messo il sole per ultimo, ma adesso gli va davanti con il Dynasisma che non può che andare sulla slot di Indeedee, chippato però da Electro Web. Crit, Oh, mamma! non so se è contato o meno perché il boost in Def non viene contato, Groudon è fisico, però chissà. No, probabilmente è contato perché in Didi quando si gioca a Psicoseme si gioca Full difesa. quindi Sì, immaginavo. probabilmente è contato questo crit. Per cui Casti ha preso doppio crit all'interno dello stesso turno. Quanto è bello il competitivo di Pokémon, amici. 179 HP rimasti ma per il double Blastoise. up qua. Attenzione, arriva il Max Overgrowth, tutto su Blastoise. Il double up di Chiara che tira giù la Dynamax di Kosaku. Il crit non essenziale, probabilmente non fondamentale. No, Matteo. inutile completamente questo crit, totalmente inutile. È difficile, è veramente difficile adesso per Yashuaru, perché Nicolas si sta portando in vantaggio e questo danno da parte sua non sarà tanto, però lo vediamo venire giù e vediamo la scrittina rossa, ragazzi. Ne ero certo, perché il meno 4, ragazzi, non poteva venire giù quel Kyogre. La scrittina rossa ancora si fa sentire in questi tornei. Sinceramente questo crit, ragazzi, punisce un po', soprattutto in finale mondiale. Un crit del genere veramente a un giocatore che ha giocato benissimo. Dopo 2 Elettro Mistero è abbassato di 2 l'attacco di 4 l'attacco speciale, ricevere un crit del genere è veramente brutto da vedere in finale, però questo fa parte del gioco. Yashuaru, e qui arriva il Prero. Vogliamo toglierci subito Thundurus, arriva un altro crit, però un altro crit Yashuaru. Turbo che appetta, l'abbiamo sentita prima, ragazzi, quando parte in finale Yashuaru, incredibile. Qui entra Kyogre, però diciamo perdere già Thundurus, è vero che stava a più 1, poteva comunque venire giù Thundurus, però Allora, diciamo che la spread di Tundu farebbe comodo sapere per giudicare se quel crit è stato fondamentale o meno. Arriva la Rock Tomb sulla slot di Thunderous, basterà per il KO? Sì! Attenzione. Un crit! Attenzione. Un crit! Non credo che questo in realtà fosse No, influente. non dovrebbe avendo essere l'intimidate. influente. No, questo non è influente.
aspettati. Quanto è bello sto game 3. Si sveglia subito. Oddio. La bendata dice sì. E Oddio. lo dice 2 volte. Oddio. Con questo Harry in confusione. Oddio. Mamma mia. La Oddio. bendata è Cosa nuda sta in questo succedendo? momento. Confusione. Può solo fare l'unplane con questo self-hit, ma non arriva. Ice Beam potrebbe frizzare. Vediamo se succede. Vediamo se c'è uno scambio di fortuna. Oh mio Dio. Oddio! Ma che sta succedendo? È successo! Che sta succedendo? È successo! Che sta succedendo? Ho perso la Game voce. uno! Mamma mia! Game 1 Mamma bellissimo, mia. Game 2 bellissimo, Game 3 sono nudo! Ogre è giù, l'Incineroar è giù. C'è però l'Incineroar di Spuntarelli che può questa riswitchare. brucia, questa brucia, questa fa brucia, questa malissimo. brucia. Porca che danno. Ecco. Ecco. Questo Un critical hit, signori. Questa partita, raga, io la vinco sempre. A meno che Venusaur non mi critti Moltres di Max Flare. L'unica possibilità che c'ha di vincere questa partita è crittare Moltres. Perché l'ho calcolato, Max Flare Orb di Moltres Venusaur fa massimo 64% a Moltres. Questa percentuale qua di vita è il 68%. Questa percentuale qua. Quindi io avrei detto sempre. Avrei detto sempre. Quindi avrei avuto Incineroar e Zacian contro il suo Zacian. E avrei vinto la partita. Per me il crit non ha proprio senso. Cioè è proprio... alle Switch la puoi predictare, che cazzo ne so per dire. Il crit è il gioco che decide che a un 3% boh, devi fare un danno 1.5 per al tuo avversario che non si sa per quale motivo. Cioè, capito? È proprio... ma proprio un fail il crit, raga. Proprio no sense. No sense, il crit è probabilmente una grande merda. Non è vero questo, Questo non è vero, perché contro i Pokémon che si tappano tu non è che li batti crittando i Pokémon che si tappano. Ferro non lo batti con Sacred Sword o con le mosse fuoco, non lo batti con crittandolo. Cioè, poi anche che se tu solo critti ben venga, per carità del Dio, però non è che dici qual è il tuo gameplay contro Ferro, non crittare crittare Ferro, non è così.